suono è un'energia primaria e generante. La sua potenza è enorme sia per riportare benessere nella persona che per creare stati di malessere. Iscriviti all'incontro online del 29 agosto alle ore 21. Guarda i prossimi corsi nella tua città. Sapere utilizzare il suono per sé e per gli altri è estremamente importante. Utilizzare uno strumento che amplifichi il suo effetto lo è ancora di più. Allora, eccoci collegati con il nostro Daniele Faccin. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao Luca e buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora io ti presento alla mia maniera e soprattutto raccontando anche un po' quella che è stata la nostra esperienza. Tu mi avevi contattato diverso tempo fa, come succede da parte di diverse persone, spesso non riesco proprio a star dietro a tutta una serie di contatti, quindi poi ci siamo persi. Poi ci siamo rincontrati grazie al fatto di aver fatto un corso a Vicenza e ho conosciuto da casa tua il tuo splendido monocorda, no? Che è questo strumento pazzesco. Sono rimasto affascinato. Tu me ne hai prestato uno che io sto tenendo in studio e che sto di fatto utilizzando per i miei trattamenti e le persone gradiscano tantissimo questa cosa. Un paio di volte, questa cosa non la sai, però in un paio di volte ho avuto un mal di schiena piuttosto importante, me lo sono fatto e mi è andato via il mal di schiena. E da lì in poi ho detto benissimo, allora facciamo un lavoro dove le persone devono conoscere questo monocorda. Da lì poi è nata la nostra collaborazione e anche amicizia. Ecco, quindi Daniele, questo strumento per me è stata una rivelazione, è stata una rivelazione vedere te come lo hai creato, come ti ci dedichi e soprattutto la tua sensibilità. Allora, 2 parole per favore Daniele, per dire alle persone cosa sei, cosa fai, perché lo fai e qual è stata la tua spinta che ti ha portato a scoprire il monocorda. Prego. Allora, credo sia proprio l'argomento di oggi questo, no? Allora, io sono Daniele Faccin, vivo in campagna qui a Vicenza e mi occupo di creare uno strumento che ho chiamato e registrato col nome di monocorda per trasmettere il suono in maniera quanto più vicina alla perfezione di oggi che io riesco a raggiungere, per portare un segnale di coerenza all'interno del corpo, per riportare equilibrio nello stesso. Lo so che è molto complicato questo concetto, ma il suono è la base di tutto. Il suono è la vibrazione. Quando noi utilizziamo suoni che abbiano una certa caratteristica di fase e di coerenza, noi possiamo ottenere questo. Ed è questo quello di cui mi occupo. Ma oltre a costruire gli strumenti, insegno ad utilizzarli nei corsi che tengo e che tu, grazie per farlo, mi stai aiutando a mettere in atto anche in posti diversi da Vicenza. Comunque la mia vita è cambiata radicalmente, perché mai nella vita avrei pensato di fare quello che faccio adesso, ed è anche il motivo per cui oggi vi spiegherò un po', se ne avete voglia, di come è stata la mia vita prima e di come è cambiata poi quando ho sentito per la prima volta il suono di uno strumento simile ma molto diverso da quello che io faccio oggi. Ecco, grazie Daniele. Poi tu sai, no, che io lavoro con le vibrazioni e per lo più con le campane tibetane, però in realtà le vibrazioni sono benefiche quando sono versatili, no? Di conseguenza
si possono utilizzare utilizzando tantissime fonti, e quindi per me è stata una priorità il fatto di spingere questo strumento affinché le persone poi possano conoscerlo, ma soprattutto il grande sostegno che dai nel momento in cui insegni a come usare questo strumento potentissimo. Ora poi dopo parleremo nel finale, per quanto riguarda i nostri appuntamenti, la qualità dei corsi e cosa fai nei tuoi corsi. Allora Daniele, come l'hai scoperto? Perché anche per le campane tibetane è stato così, no? Ho sentito il suono e ho detto no, accidenti, da qui parte qualcosa di grosso, quindi probabilmente è successo qualcosa di simile anche a te, no? Ecco, cosa è avvenuto quando hai sentito uno strumento simile al monocorda? Allora, la mia storia è questa. Io ve la devo raccontare tutta o non ci metto molto, Come vuoi. No, perché è importante il passaggio. Io nel 2006, 6 maggio, faccio un incidente in moto e muoio per 8 minuti. Passo di là e mi ricordo tutto, vengo constatato nel decesso, sono per terra, 8 minuti così. Quando poi decido di ritornare da questa parte, avendo un fracasso costale di 11 costole e un polmone con 1,5 litri di sangue all'interno, immaginate voi il problema che mi sono trovato ad affrontare. E lì sicuramente qualcosa in me è cambiato, perché io sono molto diverso da come ero un tempo. Ma tutto questo non è bastato, perché poi avevo un'agenzia immobiliare al tempo, che naturalmente nel 2008, come molti, ho dovuto capitolare e mi sono trovato a decidere cosa dovevo fare nella mia vita. E grazie a questo inizio di download dal cielo di informazioni, quando la mia compagna Alessandra, che tu hai conosciuto, che è il cardine della mia vita, ha deciso di aprire una delle prime associazioni fisiche però a Vicenza, olistiche, quindi avevamo un luogo in cui c'erano cabine in cui le persone venivano a fare i loro trattamenti, avevamo una sala grande dove facevamo attività di corsi e cose più strutturate. Invitavamo persone a fare le loro tecniche. Un giorno arrivò, molto presto, Roberto Pacini, purtroppo se n'è andato l'anno scorso, che facendo fotografia Kirlian, che è una tecnica che potete, per chi non la conosce, può naturalmente individuarla in internet, si tratta di fotografare il campo energetico delle persone sulle mani, utilizzava i suoni come mezzo di feedback per vedere il miglioramento del trattamento attraverso la rifotografia, insomma, delle mani. Lui scese la prima volta con i diapason, la seconda volta con uno strumento che mi presentò come monocorda. Io rimasi folgorato quando sentii quel suono, perché più corde attaccate a un pezzo di legno, crediatemi o no, fanno sempre la loro figura. Ne fui folgorato perché al tempo, non solo al tempo, insomma, da meditante, ho capito che il suono ipnotico era assolutamente congeniale per iniziare, per le persone che iniziano a meditare soprattutto, perché calma istantaneamente la mente, ti cambia lo stato completamente, cambia il silenzio che tu percepisci, ma la tua mente termina quel processo di pensiero continuo. E io dico, questa figata la devo avere anch'io, quindi acquisto questo pezzo di legno di compensato che lui mi aveva proposto, che arrivava dall'Olanda, perché di compensato si trattava. Ti assicuro, veramente uno strumento che adesso chiunque di noi reputerebbe vergognoso, ma mi ha dato modo di capire che questa cosa, non avevo un paragone naturalmente per capire se era o no di valore questo strumento. Lo acquisto, rompo una corda, rompo tutte le corde che avevo come set di ricambio e mi trovo assolutamente spiazzato, perché intanto non sapevo cambiarle, quindi le ho rotte tutte, ma non riuscivo a trovare a Vicenza qualcuno che mi potesse fornire una corda di quel tipo. Cosa faccio, cosa non faccio? Chiamo Roberto a Londra, perché lui vive a Londra, e mi fa l'unica cosa che posso fare è metterti in contatto con il mio fornitore a Londra e fatti mandare le corde. Faccio questa cosa, ma mi sembrava ridicola in un paese in cui i liutai sono ovunque, siamo nell'eccellenza di quest'arte, non trovare corde mi sembrava strano. Mi metto alla ricerca perché capisco che sono corde per strumenti antichi, e una notte
a forza di ricercare, vedo che qualcuno può avere queste corde. Guardo dov'è e dove può essere? A 5 km da casa mia. Il più grande importatore ed esportatore di componentistica per strumenti antichi a corda. FTP, che è ancora il mio fornitore principale. E quindi capisco che un'altra informazione che mi può arrivare, il download dal cielo funziona, e quindi il cielo continua a dirti guarda che forse devi fare qualcosa di diverso. Al tempo io, e lo dico sempre, ero convinto io di non sapere usare le mani, quindi anche per attaccare un semplice quadro a casa chiamavamo un amico che mi faceva questi lavoretti, mensole, quadri, tutte queste cose, no? Semplici, che io mi reputavo incapace di fare, e individuo nella nostra associazione una persona, Piero Pizzolato, appena andato in pensione, pittore, che si era costruito la casa, si illumina dalle mani d'oro, e lui lo individuo come possibile realizzatore di uno strumento di questo tipo, perché era semplice, insomma, era 4 pezzi di compensato, perché io avevo già recuperato la componentistica. Gli chiedo di replicarmi questo strumento, lui dopo 10 giorni me lo riporta clonato, perfetto, identico, e mi fa: però Daniele, io te l'ho fatto, però siamo italiani, possiamo farlo meglio, quindi possiamo metterci del legno, delle cose di questo tipo. E questo mi è piaciuto molto. Insomma, si crea una certa, non vorrei dire economia, ma qualcuno all'interno dell'associazione era interessato a questo, e quindi qualcuno ce lo ordinava. Iniziamo a giocarci. Dopo qualche mese Piero mi chiama e mi dice: guarda, io vado a vivere in Africa perché mia figlia si è sposata un africano qualche anno prima, ho 2 nipoti in Africa e voglio andare a fare il nonno. E tu immagina io come mi sono sentito in quel momento, perché da venditore qual ero in precedenza, io ci vedevo un business in questo, no, ci vedevo, al di là del suono che a me affascinava, non avevo capito che cosa dovrei aver fatto in seguito. E quindi mi trovo in questa situazione paradossale in cui non riesco a muovere le mani per lavorare, e la persona che mi sta facendo questo lavoro se ne va e mi lascia in braghe di tela. Devo trovare, io capisco che devo farla questa cosa, cioè è qualcosa di più forte di me, non è che posso lasciar perdere. Lo filmo finché fa l'ultimo monocorda, ho ancora i filmati con la telecamera, guardo come si muove lui. Però per replicare questa cosa devo trovare un posto dove farlo. Un'altra persona che veniva nel nostro centro, sapendo di questo problema, mi fa: guarda, se vuoi andiamo da un amico falegname che potrebbe ospitarti. Vado in questa falegnameria, sono tutti musicisti, 2 di questi avevano vinto Sanremo Rock nel 2000, in sinergia Matteo Bussi e Alan Bedin, e lì capisco che è un'ulteriore informazione che mi arriva. Naturalmente inizio a mettere mani su macchine importanti, loro mi guidano, mi insegnano un po' come si taglia il legno, come si incolla, come si può fare, ma chiaramente loro facevano mobili, non facevano mica strumenti musicali. Mi arriva l'illuminazione di contattare, perché sai, poi passi le notti in bianco, studi, chiedi a nessuno, perché nessuno in liuteria ti spiega qualcosa. Capisco che la tavola armonica, che è quella tavola che è sotto alle corde, è importantissima, e vedo che in Val di Fiemme c'è la migliore segheria al mondo, che si chiama Ciresa, che andiamo in Val di Fiemme, in Ciresa, e vabbè, conosciamo tutta la famiglia, sono persone meravigliose. Sono ancora naturalmente i nostri fornitori, lo saranno per sempre, perché sono i numeri 1 al mondo e loro ci stimano molto, anche perché ci hanno dato oltretutto una pagina riferita alla suonoterapia fatta con le loro tavole armoniche. E chiedo anche a Fabio Ognibeni, che è il proprietario, uno dei proprietari della fabbrica, che lui è in contatto con gli liutai di tutto il mondo, come si poteva catenare, perché la tavola armonica ha bisogno anche di alcuni pezzi di legno inseriti nella tavola armonica per metterla in tensione. Vabbè, questi qui sono concetti di liuteria, ma io ero davanti a uno strumento di cui nessuno sapeva nulla, e quindi me lo sono dovuto fare tutto io. Lui mi dà una mano, capisco un po' come si può fare, e inizio questa avventura
intanto utilizzo legni, anche legni importanti per fare gli strumenti, utilizzo le tavole armoniche di Ciresa, cambia il suono, naturalmente il suono cresce notevolmente, ma manca qualcosa di fondamentale, la proporzione. Io, non sapendo quello che stavo facendo, cercavo di scimmiottare al meglio quello che vedevo, migliorando la componentistica, che già era un buon approccio comunque. Avendo l'associazione, avendo tanta gente che passava e gente sicuramente capace, arriva proclamato Michele, grande simbologo italiano, che molto ha fatto da noi in associazione a livello di corsi e di aiuti. Gli faccio vedere con orgoglio questo strumento che avevo fatto e lui mi fa la domanda che ha cambiato tutto. La semplice domanda è stata: ma perché non lo fai in sezione aurea? Che io già stavo osservando come proporzione interessante, anche Stradivari ha utilizzato la sezione aurea per realizzare sicuramente i suoi violini più importanti. Naturalmente io non sono nessuno, ma se Stradivari utilizzava anche lui questa proporzione ci sarà stato un motivo. Realizzo il primo monocorda completamente in cedro del Libano per Michele, per farglielo vedere. Quando lui lo vede mi fa i complimenti, il suono naturalmente era cambiato e mi fa: bravo, hai fatto in cedro? Ma come mai l'hai fatto in cedro? Mi fa: beh, io non ho idea perché mi sembrava un buon legno. E lui mi fa: ma tu lo sai che il tempio aveva il pavimento in cedro? E lì capisco che è un altro segnale che sta arrivando. E insomma inizio a realizzare monocorde in sezione aurea e lì tutto cambia. La proporzione è fondamentale quando tu costruisci qualcosa, soprattutto quando devi intervenire nel sistema biologico complesso che di per sé è sezione aurea. Andiamo avanti, mi trovo a cena da un mio amico numerologo con il più importante iridologo probabilmente del mondo, grande amico Daniele Lorito, con cui avevo fatto dei corsi. Io conoscevo lui ma lui non si ricordava di me. Quando c'è la fatidica domanda tu cosa fai? Io gli dico: guarda, io costruisco degli strumenti musicali che utilizzo per metterli sul corpo delle persone, hanno 36 corde. Quando gli dico 36 corde lui dice: ok, ci vediamo la settimana prossima. Cosa stava succedendo? Daniele Lorito insieme con Alfonso Rubino, che ha fatto la seconda svolta e quindi il monocorda che stai utilizzando tu, stavano utilizzando un sistema, un algoritmo creato da questo ingegnere che si chiama Alfonso Rubino per dare un suono all'iride che Daniele Lorito intercettava nei soggetti che da lui andavano. Tradotto in musica, secondo Daniele, poteva essere un valido aiuto per andare a riequilibrare quelle persone. Non avendo strumenti acustici, utilizzavano suoni di sintesi e quindi per Daniele era diventato importantissimo inserire uno strumento acustico, analogico, ma però che avesse le proporzioni che per lui erano interessanti, quindi sezione aurea e il numero di corde che ti ho descritto prima, e poi vedremo perché sono quelle corde, poteva essere interessante. Iniziamo a lavorare insieme quando Alfonso Rubino, che secondo me e secondo molti è probabilmente uno dei più grandi studiosi al mondo, se non il più grande di geometria sacra, intesa non come quella parola che serve semplicemente a riempire la bocca, ma veramente il rapporto costruttivo fra gli oggetti e i luoghi che si devono, in cui si deve mettere l'essere umano per rintracciare il trascendente. E quindi lui, figurati, quando mi offre di inserire il... Adesso sei bloccato. Mi senti, Daniele? Ecco, Daniele, non so se mi senti, ma sei bloccato. A meno che non sia io.
Sì, dai, vediamo un Ok. po'. Allora, ti ricordi da dove eri Sì, rimasto? Ok, vai, sì, vai sì. pure, vai. Allora, quando Alfonso Rubino mi chiede se avessi piacere di inserire nel mio monocorda il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza, di questo si sta trattando, quindi quel codice armonico presente anche in questo oggetto, che pare fosse il più importante, il più potente mai apparso sul suolo terrestre. Sempre Quando una Alfonso Rubino, questo ingegnere di Padova, mi propone di inserire nel monocorda il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza, questo oggetto che pare sia il più potente mai apparso sul suolo terrestre, contiene quel codice che Alfonso ha trovato in innumerevoli oggetti e strutture, come descrivevo prima, che mettessero in contatto con l'uomo con il trascendente. Figuratevi se io gli dico no, non fallo, mi dispiace. E dopo poco mi fornisce le proporzioni esatte, che tra l'altro non sono distantissime dal monocorda in sezione aurea, perché già la sezione aurea è di per sé un codice armonico estremamente potente. Ma la differenza fra i due monocorda, che mi viene chiesta spesso, è che il monocorda di sezione aurea è costruito con i principi di liuteria, quindi si trovano i punti di risonanza dello strumento e lì si mettono i particolari interni ed esterni. Il monocorda arca è tutto coerente con il codice armonico dell'arca in ogni suo particolare, quindi geometricamente coerente. I pezzi sono messi tutti nei punti indicati da Alfonso Rubino. Cosa succede? Realizzo questo strumento, me lo faccio suonare per i minuti, che erano 21, che abbiamo visto erano molto interessanti per fare meditazioni e trattamenti con il monocorda in sezione aurea, e me lo faccio suonare da due mie allieve qui in casa, tra l'altro facciamo questa prova, e su di me ha un effetto dirompente. Praticamente sto 2 giorni a letto perché avevo fatto un overdose di suoni, e ripeto, con i suoni non si scherza, stiamo sempre attenti, perché infatti sperimento su di me prima di farlo sugli altri. Capisco che questo strumento trascende sicuramente il tempo, ma sicuramente anche lo spazio. Abbiamo visto nel tempo che 4 minuti e mezzo sono più che sufficienti per fare un trattamento, ci si può spingere fino a 9, ma oltre è assolutamente inutile andarci, e alcune volte addirittura dà effetti spiacevoli. Ma in quei 4 minuti e mezzo noi abbiamo un cambiamento radicale nella struttura della persona che stiamo trattando, rilevabile e dimostrabile alla persona, perché le sue dismetrie rientrano, quelle differenze che noi abbiamo nelle gambe, ad esempio, che altro non sono che una risposta di compensazione del sistema centrale rispetto allo stress. Lo stress viene eliminato e il corpo si rimette tranquillamente in equilibrio. E questo cosa vuol dire? Che già abbiamo fatto terapia, ma diventa poi molto più facile per qualcuno che già fa altre tecniche lavorare con queste, perché si trova davanti un soggetto assolutamente in equilibrio. Quindi diventa sia uno strumento per fare terapia solo con lo strumento, che un valido aiuto per altri che lo utilizzeranno integrandolo con quello che già fanno. E quindi qui possiamo parlare di suonoterapia, ma come possiamo rilevare questo cambiamento? Che io e Alessandra già vedevamo nelle persone, ma non ci rendevamo conto di come fosse possibile. Conosco Marco Morelli, che è venuto in trasmissione con me, che è un mio grande amico e sostenitore, e mi ha fatto capire il motivo. Siamo inseriti tutti e due nell'Associazione Internazionale di Cimatica, che ha strutturato l'amico Ferrandino. Ci conosciamo durante una live fra tutti noi, e io vedo cosa fa e già mi stupisce. Vado a trovarlo a Ferrara e la prima cosa che lui fa, mi fa: adesso facciamo un test per vedere se effettivamente questo strumento funziona. Attraverso gli stabilometri che micrometricamente vanno a intercettare i minimi cambiamenti nel fisico, vediamo che il cambiamento nel prima e nel dopo è incredibile, tanto che lui ne rimane assolutamente stupito, e stiamo collaborando da anni insieme con queste metodiche.
E quindi nasce il monocorda Arca ufficialmente, e adesso c'è la possibilità di fare una scelta, oppure di avere tutti e due gli strumenti, uno più orientato appunto alla suonoterapia, che è il monocorda Arca, per chi vuole proprio intervenire nel corpo, l'altro, il sezione aurea, molto più adatto a fare bagni di suono, sessioni di meditazione di gruppo, cose di questo tipo, perché il suono intanto è più ampio come esecuzione, perché abbiamo un'ottava piena, invece il monocorda Arca, avendo queste corde in bronzo, ha proprio questo minimo scartamento nelle corde, perché poi si rompono. Dimenticavo una cosa fondamentale: utilizziamo il 110 Hz sull'Arca, che è quella frequenza che il dottor De Bertolis di Trieste ha scoperto come quella frequenza che nell'immediato mette in attività i lobi frontali delle persone, e quindi porta immediatamente la persona in stato alterato di coscienza. Cosa vuol dire? Si stacca dal corpo per qualche istante. Staccando la persona dal corpo, la mente dal corpo, la mente percepisce la perfezione, perché noi abbiamo la maggior parte dei nostri problemi nel corpo, viva Dio. Chiaro che sono generati principalmente da situazioni di stress o di emozioni represse, ma lì viviamo nel corpo, quindi staccare la mente dal corpo è come quando io per quegli 8 minuti è stato il momento più bello della mia vita. Quando sono ritornato in quel corpo devastato in quel momento, è stato uno dei momenti peggiori della mia vita. E quindi noi attraverso questo sistema andiamo poi a riportare quell'informazione di equilibrio nella persona, che ci permette di fare dei grandi lavori. Ecco, questo è in soldoni il lavoro che io ho fatto in questo tempo assolutamente breve, perché si parla di 11-12 anni. Stupisce anche me tante volte questa progressione, però se stai attento ai treni che passano e cerchi di salirci, a volte le cose prendono delle pieghe inaspettate, e io è quello che cerco di fare capire alle persone, che a volte noi abbiamo dei talenti, anzi sicuramente ognuno di noi ha un talento, però la quasi totalità delle volte viene represso e facciamo lavori che non ci piacciono, situazioni in cui non ci troviamo bene, e quindi la nostra vita potrebbe cambiare con un semplice colpo di remi, però bisogna stare con le orecchie alzate, ascoltare i download e cercare di risalire i treni in corsa. Ecco, Spero di non avervi annoiato. Grazie Daniele, assolutamente, è una storia affascinante, che io un po' la conoscevo, hai aggiunto qualche particolare e te ne sono grato, ma è una storia assolutamente affascinante, e questo proprio dà anche la misura di quanto quando la vita ti spinge rispetto a un qualcosa, quanto noi non possiamo farci nulla poi alla fine, no? Che comunque di fatto poi seguiamo quello che la vita poi ci mette davanti. Ecco. Allora, tu tieni dei corsi, Daniele, per quanto riguarda questo monocorda, e quindi hai sentito l'esigenza. Per quanto riguarda poi la tua attitudine, hai deciso di metterla a disposizione delle persone, di conseguenza fare dei veri e propri corsi in cui tu insegni a usare il monocorda. Cosa si apprende nei tuoi corsi? Allora, sì, è un po' riduttivo imparare a suonare il monocorda, perché il monocorda, come hai visto anche tu, è piuttosto semplice da suonare. L'importante è capire perché quello strumento riesce a essere così potente nel cambiare la struttura. E quindi sì, durante i corsi sono strutturati in 3 livelli. Nel primo livello vado a spiegare i principi per cui io costruisco lo strumento, come è fatto lo strumento, le 2 tipologie di monocorda, per fare capire alle persone, perché solo in quel momento una persona che non ha mai affrontato uno strumento di questo tipo può capire la potenza dell'uno e la potenza dell'altro. Ed è il motivo per cui io non pretendo che le persone vengano a un corso con uno strumento proprio, ma forniamo, e parlo sempre al plurale perché siamo io e la mia compagna Alessandra, gli strumenti per il corso, in modo che le persone possano utilizzare sia l'uno che l'altro, su se stessi e sugli altri, perché si fa tantissimo lavoro durante i corsi.
E proprio in quel momento uno che arriva magari con un'idea se ne fa un'altra, oppure capisce quella che è la strada migliore, perché solo l'esperienza te la può dare. È come spiegare a una persona di che gusto ha un frutto: se non lo assaggi, come viva Dio, come puoi capire che gusto può avere quel frutto? E qui stiamo parlando di qualcosa di importante, perché può veramente cambiare anche l'approccio sia terapeutico che di vita normale, perché noi abbiamo tante mamme che lo utilizzano in famiglia, o persone che se lo portano appresso per suonarselo quando ne hanno desiderio, o farlo con i loro amici. Quindi non per forza uno deve fare una scelta di un percorso di terapista, anche se i terapisti sono di solito molto più numerosi delle persone, fra virgolette, normali, perché lo sono anche loro, che non hanno scelte di quel tipo. Però alcuni che non avrebbero mai pensato di diventare terapisti lo sono poi diventati, perché è uscito quel talento che io e Alessandra avevamo già individuato, ma in loro è apparso poi. Poi mi interessa molto, divago un attimo, fare capire alle persone che questo può essere anche un lavoro. Io ho continuamente persone che mi dicono: guarda, io sono appena uscito da certe strutture perché non ero più interessato a partecipare al gioco, e vorrei capire se questo può essere una chiave di svolta per me, perché lavoro già in quell'ambito e volevo potenziarlo. E questa cosa mi piace molto, perché in questo momento di scelte importanti è altrettanto importante capire che ci può essere un'ulteriore via per creare una situazione di lavoro. Quindi si parla di monocorda, si utilizzano i monocorda, vi insegno ad accordarlo, perché accordature di un certo tipo sono, dal mio punto di vista, migliori di altre. Insegno ad utilizzare la 528 Hz come frequenza di base nel monocorda in sezione aurea, perché negli anni sia io che Alessandra abbiamo provato innumerevoli accordature armoniche, ma la 528 è la più veloce nello sbloccare quelle emozioni represse di cui vi parlavo prima. Ecco. E nel primo livello si utilizzano frequenze, tutte le corde con un'unica frequenza. Parliamo di simboli, perché all'interno nella tavola armonica ci sono dei simboli altrettanto importanti dello strumento, perché quel simbolo è proiettato innumerevoli migliaia, se non milioni di volte durante una sessione. Immaginiamo le corde, 36 corde che in un secondo fanno 170 si sviluppano per 170 onde, quindi qui 170 Hz, 180 Hz, e 36 moltiplicate che per minuti vibrano su quel simbolo. Immaginate poi voi, ad esempio, possiamo portare l'omeopatia. L'omeopatia si basa sulla potenza delle vibrazioni, e quanto più piccole sono quelle vibrazioni, tanto più potente sarà l'effetto. Quindi vediamo che anche il simbolo è estremamente importante. Nel secondo livello si utilizzano suoni complessi, quindi più suoni nel monocorda, e lì si va a lavorare sulle emozioni, si fa anche lì tantissima attività per andare a vedere poi in noi che cosa scatena questo suono così complesso. Nel terzo livello tendiamo, e lì per forza uno deve avere un monocorda suo, tendiamo a fare capire alle persone che questo può diventare veramente un lavoro. E parliamo di vari aspetti di quello che può essere il lavoro con il monocorda, ma abbiamo inserito anche ultimamente delle cose che da anni facciamo fra di noi, quindi costellare con i suoni. I monocorda vengono suonati da più persone, dando la tematica della famiglia, quindi padre, madre, figlio ad esempio, possono essere anche più strutturate, e vedere che cosa cambia quando una persona suona un certo monocorda, quando una persona ne suona un altro, come interviene uno sull'altro, e ci danno delle risposte incredibili. E poi andiamo a vedere anche nel terzo livello da dove si possono recuperare ulteriori suoni basati su altri mondi che poi andiamo a spiegare durante il corso. Quindi estremamente complesso, ma divertente, perché noi alla fine dobbiamo divertirci. Non deve essere un pippone in cui io spiego da esperto questa cosa, perché in realtà poi ho imparato talmente tanto dai miei allievi, e tanti passaggi sono stati fondamentali, perché
la casualità non esiste, ma magari una persona fa una cosa e si accorge che applicando il monocorda arca nel marito che ha una fibrillazione, questa fibrillazione magicamente si attenua, e quindi poi andiamo poi a interagire con Marco Morelli per capire come mai questa cosa, e ci sono tutte le spiegazioni. Non c'è nulla di magico in questo mondo, c'è assolutamente un insieme alchemico di proporzioni di suoni che poi sono la stessa cosa, di vibrazioni e dell'intervento dell'operatore, che chiaramente fa la differenza, perché io sono sempre convinto che non è tanto il mezzo ma quanto l'operatore che faccia la differenza nell'intervento, e quindi cerchiamo di fare dei nostri allievi persone capaci di intervenire in qualsiasi situazione. Abbiamo creato una pagina in cui le persone che arrivano al terzo livello e abbiano piacere possono essere inserite per essere individuate nel territorio come possibili operatori monocorda. Dimmi. No, come operatori stavo appunto dicendo questa cosa. Ti faccio una domanda, Daniele, scusami. Se una persona ha un momento molto particolare della sua vita dove proprio le cose non sono perfette, tu consiglieresti un tuo corso? Sì, perché io dico sempre, il suono non chiede permesso. Quando entra in te ti cambia la struttura, e tutto quello che è lì, che cerca di venire a galla e non hai il coraggio di guardarlo, in quel momento ti appare, non c'è niente da fare. Quando il suono ha determinate caratteristiche, sviluppa in te delle emozioni che non è possibile reprimere. E io mi rendo conto che in questo momento ci siano innumerevoli persone che abbiano veramente bisogno di dare un senso ai cambiamenti che stanno avvenendo nella loro vita. E credo che il monocorda sia un'ottima risposta a questo, ma anche perché si è creata una vera e propria community all'interno, e quindi c'è un grosso aiuto uno con l'altro nelle varie situazioni, perché poi il monocorda, come moltissimi altri strumenti, si può suonare anche a distanza, e tu immagina che aiuto ha dato in certi momenti degli ultimi 3 anni in cui molte persone facevano fatica a muoversi. E quindi sì, io direi di sì alla tua domanda, Luca. Sì. Chiaro che poi io sono l'oste e ti dico che il vino è buono, ma sono profondamente convinto di questo, perché come tu sai non ho strumenti da vendere, io li realizzo di volta in volta per le persone, quindi non è nel mio interesse far uscire un monocorda che non abbia il senso per cui l'ho creato. No, vabbè, sarai sicuramente motivato a dare certe risposte, però sei anche una persona molto seria che sente quello che sta facendo, no? Per cui mi aspetto una risposta coerente da parte tua, cosa che puntualmente accade. Come? Cerco di essere il più possibile, Luca, poi sai, starà agli altri dare un parere su quello che sono. Allora, lo strumento, il monocorda, ha 36 corde, quindi io ti faccio subito 2 domande. Uno, per quale ragione si chiama monocorda mentre le corde sono 36? La seconda domanda, perché sono 36 corde? Allora, intanto il nome monocorda, come ti ho detto, è lodato perché mi è stato presentato con quel nome, perché poi ho anche registrato per dare questa possibilità di rendere visibile la qualità che io cerco di esprimere e di trasmettere ai miei allievi. Il nome di per sé è un paradosso, perché monocorda con 36 corde è già un modo per cui si può intavolare un discorso. 36 è un numero importante perché numericamente, pitagoricamente diventa un 9, il 9 è 3 volte 3, è inutile che vi dica che cosa vuol dire. 36 è anche la metà del 72, quel numero magico per cui nel mondo ebraico i nomi di Dio sono 72. 72 sono gli anni in cui, secondo la precessione degli equinozi, aumenta di 1 grado la rotazione della Terra, quindi io mi muovo nei numeri nel monocorda, e quindi anche le sezioni interne del monocorda hanno determinati spessori riferiti ai numeri di mio interesse, e quindi il 36 ha questa valenza, non potendo utilizzare il 72
perché quando utilizzo la sezione aurea sono vincolato nelle proporzioni, avrei bisogno di una tavola armonica di 72 cm e immagina te che diventa un pianoforte, e quindi nella mia mentalità non ho mai accettato di fare per nessuno un letto armonico, che vanno di moda in alcuni ambiti, perché per me rimane nello studio del terapista, rimane lì e non può essere spostato, ma facendo un monocorda con 36 corde riesco ad avere uno strumento di più o meno 1 metro che posso portare con me e mettere lo strumento sul cliente, sul soggetto, e quindi avere la stessa interazione ma in maniera molto più snella e comoda. Quindi è questo il senso del 36, perché non utilizzando il 72 mi andava benissimo la metà, ma la metà diventa in ogni caso un numero importante. Ecco, grazie Daniele. Allora, per questo strumento serve un'attitudine particolare, un talento particolare, oppure possono suonarlo tutti? Allora, sulla base di quella che è anche la tua esperienza, possono suonarlo tutti, perché tra l'altro non necessita della conoscenza della musica. Noi parliamo di suoni, non parliamo di musica, non facciamo musicoterapia, facciamo suonoterapia. Quindi le corde bisogna imparare ad accordarle a una determinata frequenza, che poi insegno durante i corsi, o determinate frequenze. Molte persone pensano di non essere in grado di farlo, come l'ultima che è venuta da noi, una persona meravigliosa, 77 anni, di Padova, venuta convinta che non sarebbe mai riuscita a suonare uno strumento, adesso ha il suo monocorda arca, ha fatto il suo terzo livello e si diverte come una matta. Quindi Daniele Lorito, ad esempio, quel medico, ha detto: mai in vita mia avrei pensato di suonare uno strumento di cui non conosco la musica, e pensavo che mi fosse preclusa, ma nemmeno di integrarlo con il mio lavoro, perché Daniele lo suona sulla maggior parte dei suoi pazienti, essendo medico. Quindi meno si sa di musica meglio è. Alcuni musicisti vengono a fare i corsi, ma sono musicisti con la mente aperta, o medici con mente aperta, perché si tratta di abbandonare certi schemi per capire che poi accordature strane come la 528 possono dare risultati diversi. Sai, si parla sempre di 432 e tutte queste cose. In realtà le accordature sono varie. È inutile incaponirsi sempre solite. Sperimentiamo, giochiamo, divertiamoci. Ecco, lo strumento anche che mi hai dato è 110 Hz. Per quale ragione hai scelto questi Hertz? Come mai hai scelto 110 Hz? Allora, il motivo è che guardando gli studi di De Bertolis, quel medico che di cui ti parlavo prima, mi pare, ho parlato nelle puntate precedenti, questo medico ha visto che alcuni ipogei, uno è a Cividale dei Friuli, lui è di Trieste, sono strutturati in modo da essere risonanti, quindi vuol dire entrare in risonanza con un suono, e lui ha scoperto che quel suono è esattamente intorno ai 110 Hz, ma questa frequenza si ritrova poi in quasi tutti se non tutti i luoghi importanti, sia Mesoamerica, Inghilterra, cattedrali, tutte quelle strutture che, come dicevamo prima, cercano di mettere in contatto noi con lui. E il motivo che questo accade l'ha scoperto proprio lui, e ha chiamato questa branca di scienza archeoacustica, perché si riferisce a decine di migliaia di anni fa. Quando lui ha portato in questi ipogei, queste strutture sotterranee create in questo modo così lobato, è sceso, naturalmente sono medico, con degli infermieri, con gli elettroencefalogrammi, con delle persone, e quando ha iniziato a riprodurre questo suono, naturalmente lui io non so neanche se sa che esiste il monocorda a 110 Hz, prima o poi dovremmo farla questa cosa. Ha utilizzato i tamburi sciamanici, che generalmente hanno una frequenza di quel tipo. Le persone immediatamente davano alle persone, immediatamente si illuminavano i lobi frontali. E i lobi frontali fanno esattamente quello che ho descritto prima, cioè è stato alterato di coscienza. Vuol dire che quella particolare parte del cervello è deputata all'immaginazione.
è quella che noi utilizziamo quando indichiamo la strada a qualcuno, ad esempio, che immaginiamo la strada, la vediamo e la descriviamo alla persona. E quindi si parla sempre di staccare la mente dal corpo. Meditazione, suono, varie pratiche possono fare questo, ma è estremamente importante perché in quel momento diamo un'indicazione di perfezione. Cioè, 10 Hz è la frequenza esatta che può fare attivare questo processo nella mente umana, chiaramente. Ecco, grazie, grazie. Nulla di Daniele. magico. Come? Nulla di magico. Sì, infatti. Allora, Daniele, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo che le persone che sono interessate, anche solo per fare comunque delle domande per quanto riguarda i tuoi corsi, i prossimi 2 appuntamenti sono il 2 e 3 settembre a Vicenza, quindi giocherai in casa, il 7 e 8 ottobre a Maranello. Ecco, poi ce ne sono anche altri, ovviamente si sta parlando adesso di quelli che sono più, diciamo, vicini a te. Per quanto riguarda invece, se siete interessati e volete sapere se c'è Daniele Faccin presente vicino alle vostre zone di residenza, potete andare nella nostra piattaforma, potete quindi trovare il nostro Daniele Faccin, basta digitare Daniele Faccin, viene fuori tutto quello che riguarda Daniele, e scendendo vediamo tutti i corsi e la descrizione dei suoi corsi presenti in calendario, così potete vedere quelli che sono più vicini alla vostra zona. Ce ne sono tanti in programma e quindi probabilmente troverete anche quello vicino a casa vostra. Ecco, aspetta. Eccoci Daniele. Allora io ti ringrazio tantissimo del tuo contributo, della tua arte, della tua abnegazione, di come ti dedichi agli altri per insegnare l'utilizzo del monocorda. Ti faccio tantissimi auguri per tutte le tue cose perché te lo meriti sul serio, un salutone immenso a tutta la tua famiglia e noi ci vediamo sicuramente a uno dei tuoi corsi, ma soprattutto in un'altra live che a breve la rifaremo perché il tema delle vibrazioni per noi è veramente molto molto importante. Daniele, ti ringrazio e ti abbraccio con l'affetto che sai. Ciao Daniele. Io ringrazio te Luca e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato e grazie.